Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Scrivere, un'attività che alcuni amano, molti odiano, ma di cui tutti abbiamo bisogno. Perché diciamocelo, saper scrivere bene non è importante solo per chi va a scuola o per chi è un autore come professione. Noi tutti nella nostra vita di tutti i giorni abbiamo bisogno di scrivere lettere, email, resoconti, riassunti e chi più ne ha più ne metta. Però, molto spesso, sia gli stranieri che gli stessi italiani hanno dei dubbi riguardo alcune regole della scrittura in italiano. In particolare quelle regole che riguardano la punteggiatura. Tranquilli, è una cosa normalissima. Persino Oscar Wilde diceva: "Sono stato tutta la mattina per aggiungere una virgola e nel pomeriggio l'ho tolta." Però Oscar Wilde non seguiva l'Ernamo. In questo video infatti vi mostrerò tutti quegli errori di punteggiatura che non dovete più commettere in italiano quando scrivete. Pronti? La virgola non deve mai essere messa tra il soggetto e il verbo, anche se ci sono delle altre parole tra loro. Sara mangia la pasta. La casa che abbiamo comprato è molto luminosa. L'unica eccezione è se si utilizza un inciso tra il soggetto e il verbo, ma in quel caso si metterà una virgola prima dell'inciso e un'altra dopo, per chiuderlo. I bambini, che avevano da poco cenato, andarono a dormire. La virgola non deve mai essere messa tra il verbo e il suo complemento oggetto. Ogni giorno prendo la metro per andare a lavoro. La virgola non deve mai essere messa tra il verbo essere e il suo aggettivo o nome. Luca è un architetto. I suoi dipendenti sono intelligenti. La virgola non deve mai essere messa tra il nome e il suo aggettivo o avverbio. Per il suo compleanno, Marta ha ricevuto delle rose rosse. Dopo il punto, se la frase che segue ha un soggetto diverso o dà un'informazione nuova rispetto alla precedente, è opportuno andare a capo. Burano è una delle isole di Venezia, famosa per le case colorate. Moltissime riviste internazionali annoverano Burano tra le prime 10 città più colorate al mondo. Usare i punti va bene, ovviamente, ma non bisogna abusarne. Il punto indica una lunga pausa, in quanto conclude una frase, un pensiero. Quindi non lo possiamo usare per interrompere una frase. Mi spiego meglio. Ogni frase che termina con un punto deve avere senso compiuto e deve avere un verbo principale che non dipende dagli altri. Se così non fosse, cioè se la frase non avesse un verbo principale, allora dovrebbe essere collegata a un'altra frase, con una virgola o un punto e virgola. Ero molto stanca perché avevo lavorato tanto. Avevamo mangiato gli antipasti e i primi, ma non eravamo ancora sazi.
Perciò abbiamo ordinato anche i secondi. Certo, in qualche libro potreste trovare frasi dipendenti usate come se fossero delle frasi principali, per intenderci, come quelle degli esempi che abbiamo appena visto, quelle sbarrate però. Ma si tratta piuttosto di licenze poetiche degli autori, chiamiamole così, scelte stilistiche, che gli autori possono prendersi ma che in altri ambiti possono risultare poco appropriate. Molti sbagliano l'uso del punto e virgola in italiano. È una pausa intermedia tra la virgola e il punto e va usato solo nei casi che vi sto per elencare, per collegare gli elementi di un elenco complesso, cioè una lista in cui ogni elemento è formato da più di una o due parole, è formato piuttosto da idee complesse. Al supermercato ho comprato molte cose: pere, mele, farina, pasta, pomodori e formaggio. Ma nonostante fossero passati molti anni, l'ho riconosciuta subito. Aveva ancora gli stessi capelli lunghi e ricci. La sua pelle era più abbronzata del solito, perché forse era stata in vacanza. Vestiva ancora di nero e aveva ancora la stessa espressione serena di sempre. Per collegare frasi un po' lunghe che hanno già altri segni di interpunzione, come due punti o virgole. Nel corso del trimestre si è notato un aumento delle vendite, così come una maggiore richiesta da parte dei fornitori. Inoltre, i guadagni sono aumentati grazie alle sovvenzioni richieste durante l'anno scorso. Per collegare idee concettualmente vicine. Dall'articolo 5 della Costituzione italiana. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Per esempio, tutte queste idee hanno bisogno di essere nella stessa frase, leggermente separate tra loro, perché sono leggermente diverse, ma comunque l'una accanto all'altra. In italiano non si deve mai usare la lettera maiuscola dopo i due punti. Questa settimana ho comprato 3 riviste, una di moda, una di informazione e una di politica. I due punti non possono interrompere una frase e vanno quindi evitati quando un elenco di complementi dipende direttamente dal verbo. Al mio compleanno c'erano Giulia, Giorgio e Alessandra, a differenza della frase che abbiamo visto prima, in cui i due punti non interrompono la frase, perché il verbo comprare ha il suo proprio complemento oggetto. 3 riviste. I puntini di sospensione devono essere 3. Sempre. Non 2, non 4, non 10, 3. Di solito si attaccano alla parola che li precede e hanno invece uno spazio subito dopo. Mangiamo pasta o carne? Scegli tu. C'è un grande dibattito a questo proposito e purtroppo non ci sono delle risposte certe perché non ci sono delle regole rigide.
ma piuttosto delle tendenze, delle consuetudini. E queste prevedono che si debba usare la lettera maiuscola dopo i puntini di sospensione se questi indicano la conclusione di un pensiero, di un concetto. Sono stata invitata alla festa, ma sono stanca. Penso che rimarrò a casa. Se invece i puntini di sospensione indicano una pausa momentanea, prima di riprendere lo stesso discorso precedente, allora devono essere seguiti dalla lettera minuscola. Luca è strano, non beve la birra con la pizza, ma la vodka. Questa è davvero una questione molto controversa. La gente litiga su questa questione, non ci dorme la notte, si strappa i capelli. Ok, sto esagerando, ma è un bel dubbio. E anche in questo caso non ci sono delle regole certe e persino l'Accademia della Crusca ha annunciato che dipende. Però ci sono, come al solito, delle tendenze. Possiamo dire che di solito la virgola prima della congiunzione e non si mette. Ho fatto una passeggiata e ho comprato un vestito nuovo. Si tende a usarla, invece, quando il soggetto delle frasi è lo stesso, ma le informazioni contenute nelle frasi sono molto diverse tra loro. Era tutto solo nell'ufficio e solo così ha avuto la possibilità di finire il progetto indisturbato. Il soggetto delle frasi è diverso e in più le frasi sono distanti per contenuto e per grammatica. Eravamo in ritardo e Maria avrebbe voluto scomparire piuttosto che fronteggiare la rabbia del capo. Se vuoi sostenere il nostro progetto, l'Ernamo, e aiutarci a continuare con la realizzazione di nuovi contenuti, puoi inviarci un regalo attraverso il bottoncino con il cuore che trovi sotto il video, oppure il link in descrizione. Te ne saremmo davvero grati. Ma se ne volete sapere di più su virgole, virgolette, punti esclamativi, punti interrogativi, puntini di sospensione e chi più ne ha più ne metta, allora non dovreste assolutamente perdervi il video che ho realizzato proprio su questo argomento. Molto interessante, molto approfondito. E come sempre lo potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione. E scrivetemi nei commenti una bella frase, bella nel senso di grammaticalmente corretta, con tutti i segni di interpunzione usati nel modo giusto. Mi raccomando. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, visitate il nostro sito lernamo.com e non dimenticate invece di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo lì. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e condividete questo video con tutti gli iscrittori che conoscete. O gli aspiranti scrittori, perché no? Con questo è tutto, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.